buonasera, io sono Davide, gestisco un piccolo blog personale che si chiama On My Way Home sulla piattaforma della Columbia University e stasera ho il piacere di fare due chiacchiere con il professor Mauro Biglino che è qui. Grazie mille Mauro per la disponibilità. Grazie Davide, grazie per avermi invitato e direi, per rendere la cosa più facile, visto che poi andrà tutto in inglese, diamoci del tu anche in italiano. Benissimo, perfetto. Ok, così almeno tutto diventa lineare e semplice. Tutto lineare. Allora, comincio con una breve introduzione, insomma, di quello che è stato il tuo lavoro, perché il professor Biglino è un biblista e traduttore dei testi dell'Antico Testamento e ha tradotto, diciamo inizialmente, 17 libri dell'Antico Testamento, 15 dei quali sono stati poi pubblicati dalle edizioni San Paolo. Due no, perché a un certo punto il professore ha cominciato a fare anche un'opera di divulgazione indipendente che gli ha portato, credo, molte soddisfazioni e anche qualche grattacapo, non ultima quella del fatto che non ha potuto pubblicare gli ultimi due libri, però insomma a testimonianza del fatto che conosce la Bibbia in profondità per averla tradotta in lungo e in largo. Dopodiché questa attività di divulgazione che è andata avanti a conferenze prima e poi adesso anche sul web, quindi tra l'altro ecco, è giusto dire che le conferenze di Mauro Biglino sono seguite da molte milioni di persone sui canali, sui social eccetera, non solo in Italia ma anche all'estero, in Nord America, in Sud America eccetera, e il nuovo canale YouTube che si chiama Il Vero Mauro Biglino è anche molto seguito ed è stato visualizzato più di 2 milioni di volte, quindi è anche un invito ad andare a vedere poi in dettaglio le cose del suo lavoro. In questi anni Mauro ha pubblicato molti libri con la Uno Editori e con Mondadori. Il libro che ha pubblicato con la Mondadori, poi probabilmente lascio fuori qualcosa, comunque insomma Il Falso Testamento è un libro stato pubblicato con Mondadori, e poi qui già dai titoli credo che la faccenda si faccia molto interessante, molte altre cose con Uno Editori, come per esempio Antico e Nuovo Testamento, libri senza Dio, la Bibbia non è un libro sacro, non c'è creazione nella Bibbia, il Dio alieno della Bibbia, il libro che cambierà per sempre le nostre idee sulla Bibbia. Questo l'ho citato per ultimo perché mi pare che questo sia anche l'unico libro che è tradotto in inglese, The Book That Will Forever Change Our Ideas on the Bible, about the Bible. Quindi, allora, Mauro, quali sono le idee che dobbiamo cambiare, rottamare, e cos'è che ti ha portato a fare questo passaggio anche a iniziare la tua attività di divulgatore? Con quale metodo sei arrivato lì? Dunque, io sono arrivato lì perché le edizioni San Paolo, intanto ti ringrazio per la presentazione, che quindi hai evitato a me di parlare di me stesso, cosa che non mi piace molto. Comunque io sono arrivato lì perché le edizioni San Paolo, attraverso una serie di vicissitudini, insomma positive, è entrata in contatto con le mie traduzioni che facevo esclusivamente per me stesso. Verificate le mie traduzioni, verificato che oltre all'ebraico conoscessi anche il greco e il latino, perché altrimenti non potevano affidare la traduzione della Bibbia in mancanza della conoscenza di queste altre due lingue, hanno cominciato prima ad affidarmi dei lavori di ordine redazionale su testi che loro avevano già tradotto. Dopodiché mi hanno affidato il lavoro di traduzione vera e propria di vari libri dell'Antico Testamento e con l'obbligo contrattuale di fare una traduzione letterale. Ovviamente, e quindi una traduzione che rimanesse attinente al testo. Ovviamente, diciamo, questo tipo di impegno che ho portato avanti per alcuni anni, come puoi immaginare, ha fatto sì che io entrassi in contatto diretto, diciamo, con anche le origini, con l'etimo delle singole parole, che poi a loro volta contestualizzate nell'ambito dei racconti mi hanno fatto nascere un mosaico che è totalmente diverso da quello che ci viene tradizionalmente raccontato. E quindi dal 2010 ho iniziato a pubblicare per conto mio
tutto ciò che mi pareva di leggere veramente nel codice ebraico masoretico, e ho cominciato a raccontarlo e quindi a raccontare, diciamo così, i miei dubbi, le mie perplessità, le mie domande, cioè le mie sensazioni nel descrivere ciò che veniva fuori, sempre con un metodo preciso. Facciamo finta che ciò che c'è scritto nella Bibbia sia vero, che non è un metodo giocoso, è secondo me l'unico metodo corretto, perché noi non possiamo essere sicuri che sia vero ciò che c'è scritto nella Bibbia, perché noi non possediamo i codici originari, noi possediamo coppie di coppie di coppie, e come dicono gli stessi biblisti delle università ebraiche, l'università ebraica di Gerusalemme prima di tutte, quella di Tel Aviv, eccetera, dicono che c'è una cosa di cui possiamo essere certi, che i testi che noi possediamo oggi non sono quelli che hanno scritto in origine, perché ogni volta che li riscrivevano li cambiavano. Ora, questo vale per tutti i testi antichi, ovviamente non soltanto per la Bibbia, però il problema qual è? Che sulla Bibbia è stato costruito un sistema di pensiero religioso che si dice portatore di verità assolute e non discutibili. Quindi se lo accettiamo per ciò che è e quindi lo trattiamo come l'Iliade e l'Odissea, nessun problema. Se di lì vogliamo ricavare delle verità assolute, allora dico no, andiamo a vedere almeno che cosa scrive e facciamo finta che sia vero ciò che c'è scritto e vediamo cosa ne viene fuori. Certo, quindi tu praticamente dici che quel testo che è stato poi cooptato dalle varie teologie di diversa estrazione e natura per altri fini, in realtà va sottratto a quegli intenti e restituito, insomma, alla lettura come una fonte antica, così come tutte le altre fonti, così come tutti gli altri testi. Guarda, perfettamente. Tu hai un background culturale, letterario e mi puoi capire benissimo su queste cose, quindi va considerato come gli altri testi. Il problema nasce nel momento in cui lo si vuole considerare come un testo unico nell'ambito della storia dell'umanità perché è ispirato da Dio. E purtroppo non lo è. Dico purtroppo per quelli che ci credono. Anche qui io voglio essere sempre molto preciso, onesto. Io non parlo di Dio, non sto dicendo che Dio non esiste perché non lo so. Io non ho ovviamente le certezze dei fedeli, perché avendo studiato bene la Bibbia non posso avere le certezze dei fedeli, ma non ho neppure le sicurezze degli atei. Quindi dico, il discorso di Dio lo lascio alla fede dei singoli. Dico che la Bibbia ci dice delle cose e per farla parlare di Dio bisogna fargliene dire delle altre. Tant'è che tu nei titoli dei libri hai citato appunto la Bibbia non è un libro sacro, poi il primo libro che ho scritto per Mondadori si intitola proprio La Bibbia non parla di Dio, proprio perché ci parla di altro. E per dire che ci parla di altro basta leggere semplicemente ciò che scrive, non c'è bisogno di inventare nulla. È per farla parlare di Dio che bisogna cominciare a elaborare allegorie, simbolismi, antropomorfismi, cioè tutta una serie di categorie culturali, interpretative, che però nella Bibbia non ci sono, arrivano dall'esterno e sono arrivate nel corso dei secoli. La Bibbia è molto chiara, molto concreta. Quindi insomma scrostare il testo da tutte quelle incrostazioni che si sono formate poi nei millenni, sovrapponendo anche, diciamo, un'idea di pensiero greco-ellenistico che non ci azzeccava nulla con la cultura degli antichi ebrei, la cultura semitica antica. Dico bene? Perfettamente, perfettamente. Devo dire che se vogliamo parlare di una colpa, è proprio stata quella di prendere il pensiero greco-ellenistico, in particolare platonismo e neoplatonismo, e spingerli a forza dentro quel testo, la cui origine, quindi la cui cultura di origine è totalmente diversa. Non è l'idealismo platonico, ma è la concretezza del pensiero e della cultura semitica, che non ha nulla a che vedere con appunto invece le basi, le fondamenta della cultura greco-ellenistica. Ecco, questa è stata veramente una grande
una grande colpa, però mi rendo anche conto che se non avessero fatto così non si sarebbe potuto procedere con la costruzione del sistema teologico, quello che poi ci è stato presentato ovviamente. Ecco, una cosa che mi ha sempre colpito molto, perché allora tutto questo naturalmente è successo dopo la redazione di quei testi, però anche prima quei testi hanno una storia, anche perché probabilmente molti hanno avuto una tradizione orale, eccetera, ma soprattutto quei testi hanno le loro radici, e parlo dei testi dell'Antico Testamento, penso soprattutto alla Genesi, ma anche altri, dove all'interno dei quali ci sono delle storie che affondano le loro radici addirittura nella cultura invece mesopotamica, antica, quindi delle storie sumero-accadiche. Adesso, solo per citare alcune cose, l'Enuma Elish, l'Atrasis, che parlano della creazione di Dio, Gilgamesh per il diluvio, l'epopea di Erra per la storia della distruzione di Sodoma e Gomorra. Queste cose che mi sembrano che siano cose molto importanti, mi sembra che siano molto sottovalutate. Allora, che cosa raccontano quei testi e che cosa c'entrano quei testi e quelle storie antiche con la Bibbia e con il discorso che fai tu? Guarda, c'entrano tantissimo perché ne costituiscono la radice. Ci sono degli studi rabbinici pubblicati negli Stati Uniti che ogni tanto nelle conferenze mi è capitato di leggere, mi sono portato anche i testi, dove dicono chiaramente che, soprattutto per quanto riguarda i racconti delle origini, quindi Genesi, come hai citato tu, dice non hanno avuto origini in Palestina, hanno avuto origini in Mesopotamia. E in effetti i testi mesopotamici, quindi diciamo sumero-accadici, nel senso che prima sono appartenuti alla cultura sumera, poi alla cultura accadica che è la prima cultura semitica della zona, ecco, quei testi che tu hai citato rappresentano la radice da cui deriva la Bibbia. La cosa curiosa è veramente uno degli elementi che mi piace far notare perché è talmente evidente. Allora, la Bibbia, per quanto riguarda i racconti delle origini, parliamo della creazione, anche se la Bibbia non parla della creazione dal nulla, così come non ne parlano i testi che hai citato tu, la Bibbia deriva da quei testi. Bene, tutta la cultura occidentale, condizionata ovviamente dal pensiero teologico, sia direttamente che indirettamente, ci dice che quei testi che hai citato tu sono dei miti, sono delle favole, sono dei racconti attraverso i quali quei popoli si sono rappresentati a modo loro una certa struttura e una certa forma di origine dell'universo. La Bibbia, che è una copia rielaborata di quei testi, invece è verità ispirata da Dio. Ecco, questa è una cosa che veramente mi ha sempre lasciato perplesso, mi genera anche il sorriso, perché dire che gli originali sono le favole, ma la coppia invece è verità assoluta ispirata da Dio, dico vabbè, ci vuole un bel coraggio per farlo, per sostenerlo e per riuscire a sostenerlo per millenni. Certo, certo, assolutamente. Allora, diciamo, la Bibbia è stata, come ho detto prima, come abbiamo detto prima, cooptata da varie religioni, il cristianesimo, anche l'Islam, eccetera. Però tu hai scritto un libro che si intitola La Bibbia non parla di Dio, e questo qui, per qualcuno che non conosca il tuo lavoro, può sembrare appunto una provocazione molto grave, molto profonda. Allora, che cosa significa? Se non parla di Dio, di che cosa parla? Di cosa stiamo parlando? Ecco, allora, quello è il primo libro che ho scritto per Mondadori, cui ne sono seguiti altri due. L'altro è quello che hai citato tu e poi c'era un terzo scritto con una docente dell'Università Milano Bicocca, l'abbiamo scritto a quattro mani. Allora, quel libro, La Bibbia non parla di Dio, dice chiaramente che la Bibbia è un libro che contiene la storia, quindi le memorie che un popolo, meglio ancora, una famiglia, la famiglia di Israele, quindi neppure tutto il popolo degli ebrei, ma la famiglia di Israele, cioè i discendenti di Giacobbe, la storia di questi e del loro rapporto che hanno avuto con il loro governatore, che nella Bibbia è conosciuto con il nome Yahweh,
che li ha avuti in assegnazione. E quindi loro raccontano la vicenda, e per raccontare questa vicenda, ovviamente nel corso di una elaborazione che si è protratta nei secoli, hanno finito per trasformare questo Yahweh prima nel più importante del gruppo degli Elohim ai quali lui apparteneva, poi magari parliamo degli Elohim. Dopo l'hanno fatto diventare addirittura l'unico. Non tutti gli ebrei, attenzione, perché all'interno dell'ebraismo c'è posto per tutte le posizioni, cioè si va dalla fede più, chiamiamola così, reazionaria fino all'ateismo puro, quindi non è che l'ebraismo rappresenti una posizione univoca, però diciamo che nell'evoluzione teologica questo Yahweh, che è poi diventato per il cristianesimo il Dio Padre per quanto riguarda la figura di Cristo per il Nuovo Testamento, ecco, questo Yahweh altro non era che il governatore della famiglia di Giacobbe. La Bibbia ci racconta le vicende di quella famiglia e, come tutti i libri scritti da tutti i popoli, tende ad esaltare quella famiglia che è la protagonista delle vicende, e quindi ovviamente esalta Yahweh che è il conduttore protagonista di quelle vicende. Quindi la Bibbia ci parla di questo. Nell'ebraico il termine Dio, così come lo intendiamo noi, cioè il Dio spirituale, trascendente, onnisciente, non c'è neppure. Viene tradotto così il termine Elohim, così come il termine Yahweh viene tradotto con Signore. Ma che cosa significa esattamente Yahweh, con certezza, non lo sa nessuno al mondo. Ma non lo sa nessuno al mondo anche perché quando è stato pronunciato la lingua ebraica non esisteva ancora. Quindi non sappiamo neppure in che lingua è stato scritto. Sappiamo solo che è stato messo per iscritto diversi secoli dopo ed è stato messo per iscritto soltanto con le consonanti. Quindi pensiamo che valore possono avere tutte le interpretazioni, tutte le attribuzioni di significato che vengono date a quel nome. Quindi la cosa migliore è teniamocelo così com'è, perché pretendere di scoprire o di ricavare un significato direi che va al momento al di là ovviamente delle possibilità di una applicazione scientificamente filologica a quel termine, così come ad altri. Ma intanto lì parliamo di questo qui, e questo qui non è certo spirituale, non è certo onnisciente, non è certo onnipotente, non ha nessuna delle caratteristiche del Dio che è stato poi elaborato dalla teologia cristiana. Dopodiché esiste Dio? Benissimo, io non ho niente da dire, non voglio rovinare la fede a nessuno. Dico solo, se avete fede in Dio, tenete fede in Dio, qualunque siano le caratteristiche che voi attribuite al Dio, sappiate che quel Dio che la tradizione cristiana ci ha presentato nell'Antico Testamento non c'è. Mi pare che l'architrave anche un po' di tutto il tuo discorso consiste in questa distinzione che fai a proposito del termine Dio, che noi leggiamo in modo univoco, perché appunto c'è stata la sovrapposizione delle letture monoteiste, però tu dici attenzione perché quello che viene tradotto nella Bibbia con Dio in realtà spesso nell'ebraico si trova con tre termini distinti che sono Elohim, Yahweh e Lion. Ci puoi spiegare un attimo questa distinzione, che cosa comporta? Esattamente, allora Yahweh, l'abbiamo appena detto, è il suono con cui viene identificato uno degli Elohim. Tant'è che Mosè, che ha a che fare con lui, gli chiede: ma tu chi sei? Cioè Mosè nel deserto dell'Esodo, cioè diciamo sì, nel deserto prima ancora che iniziasse lui ha bisogno di sapere con chi ha a che fare. Ora è ovvio, va da sé, il Dio unico, non è che gli chiedi tu chi sei, è il Dio unico. No, Mosè aveva bisogno di capire con quale degli Elohim aveva a che fare. E lui gli dice: mi ricorderete con questo nome. E ci sono scritte le tre consonanti, no? Le consonanti, Yod, He, Vav, He, senza vocali, ma le consonanti sono scritte, ripeto, alcuni secoli dopo che sono state pronunciate, e quando sono state pronunciate l'ebraico non esisteva.
quindi non ne conosciamo il significato. Ma lui si deve presentare e difatti lui dice sempre io sono l'Elohim, e adesso arriviamo a Elohim, di Abramo, Isacco, Giacobbe, cioè lui deve dire, come dire, presentare il suo documento di identità e dire io sono sempre quello là, cosa che non è certa. Difatti questo suo bisogno di presentarsi continuamente, no, fa venire, diciamo così, un certo sospetto. Il termine che nella Bibbia, quando si parla delle traduzioni nelle varie lingue, quindi noi in italiano o in inglese, è Dio oppure God. Ma questa è una traduzione teologica che non ha fondamento nel termine Elohim, intanto perché Elohim è plurale, intanto perché Elohim ha una valenza di significati, probabilmente, che rimanda a tutta una serie di significati molto materiali, cioè sono dei governanti, sono dei legislatori, sono dei giudici. Quindi è il contesto biblico che ci dice chi erano quegli Elohim. Tra l'altro la Bibbia, oltre a Yahweh, ce ne nomina altri e ci fa capire che hanno esattamente lo stesso potere, le stesse prerogative, le stesse qualifiche di Yahweh, almeno quelli che erano al suo livello. Poi tu giustamente hai nominato Elion. Bene, Elion è un termine che in ebraico significa semplicemente quello che sta sopra, che viene tradotto impropriamente con l'altissimo, cioè con questo superlativo assoluto, ma in ebraico non c'è. Elion è quello che sta sopra, non quello che sta sopra in assoluto. Tant'è che lo stesso termine viene indicato, ad esempio, per dividere in un certo villaggio la parte che sta sotto dalla parte che sta sopra. Essendo in Italia mi viene in mente Bergamo, tanto per capirci, no? Ecco, ma per esempio in un'altra descrizione si dice, si parla di un edificio e si parla dei piani superiori e il termine è sempre Elion, cioè i piani che stanno sopra. Quindi Elion è il comandante degli Elohim e in Deuteronomio 32 si dice che è proprio lui che fa le assegnazioni dei popoli ai vari Elohim ed è in quella occasione lì che a Yahweh viene assegnato il popolo, cioè la famiglia di Giacobbe, e si dice che Yahweh la trova dispersa, piangente nel deserto, e lo stesso passo biblico ci dice che lui se ne occupa da solo, dice e non c'era con lui altro Elohim straniero. Cioè, voglio dire, la Bibbia ce lo dice chiaramente che questi Elohim erano tanti. Ora, quindi, il tradurre il termine Elohim con Dio, intendendo per Dio quell'entità alla quale noi siamo stati abituati, educati ad attribuire tutte quelle caratteristiche, spirituale, trascendente, è veramente scorretto. Allora io dico, visto che non sappiamo esattamente cosa significa, visto che si cerca di attribuirgli varie valenze, cioè avrebbe un'area semantica molto vasta, facciamo così, non traduciamolo, teniamolo così com'è. Stiamo solo attenti a che cosa il contesto biblico ogni volta che nomina il termine Elohim gli attribuisce. Tutto lì. E si capiscono un sacco di cose. Sarebbe sicuramente, visto che non c'è la certezza, una cosa intellettualmente onesta da fare. Il rispetto per il testo ebraico. Il rispetto per il testo ebraico. Esattamente. Tra l'altro questi Elohim sono i corrispettivi degli Anunna sumero-accadici, quindi siccome quelle storie della Bibbia in cui sono coinvolti vengono dalle storie sumero-accadiche, in cui appunto gli Anunnaki sono una comunità vasta e diversificata di individui, non uno singolo, questa è anche una prova non grammaticale, diciamo, della loro pluralità, ecco, mettiamola così. E quella pluralità non viene messa in dubbio dagli studiosi. Perché? Perché quella pluralità viene derubricata a mitologia. Certo. E allora si accetta tutto. Ma sono gli stessi. Tra l'altro, giustamente tu hai detto Anunna Anunnaki, ma nel semitico orientale, quindi Anunna Anunnaki sono i termini sumerici. Nel semitico orientale, quindi nel semitico mesopotamico, sono gli Ilu, Ilanu, che corrisponde a El Elohim o Eloah.
E tra l'altro Eloah richiama immediatamente il termine Allah per quanto riguarda gli arabi, cioè la radice è sempre la stessa. Se parliamo di lingue semitiche, Anun Anunnaki si riferisce invece ad una lingua che non è semitica, che è il sumero. Comunque Elohim è stato tradotto, diciamo, dai traduttori canonici della Bibbia ortodossi come con Dio. Però ci sono due passaggi, c'è uno straordinario che vorrei leggere, tanto sono 2 righe, che è quello del secondo, del sesto libro della Genesi. E quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e nacquero loro delle figlie, i figli di Dio, e qui ti vorrei chiedere se questi figli di Dio in ebraico è Elohim, perché Elohim, i figli degli Elohim. Quindi i figli degli Elohim videro che le figlie degli uomini erano belle e ne presero per moglie a loro scelta. Poi questo passaggio qui è fantastico perché poi continua dicendo che poi c'erano i giganti a quei tempi, anche dopo, quando i figli di Dio ancora si univano alle figlie degli uomini e queste partorivano loro dei figli. Sono questi gli eroi dell'antichità, uomini famosi, che sembra un pezzo omerico. Guarda, però, se togliamo, scusa ti interrompo, ma brevissimo, se noi togliamo quella frase lì e la mettiamo in Esiodo, non c'è da cambiare niente. Esatto. No, e quindi però è straordinario perché qui insomma qui c'è scritto nel testo che gli Elohim appunto seducevano le figlie degli uomini e quindi non è un attributo, diciamo, non è una caratteristica che in genere vogliamo assegnare o i teologi hanno assegnato a quel Dio onnipotente, eterno, eccetera, eccetera, che hanno voluto far passare, insomma. L'altro pezzo molto interessante è il Salmo 82. Scusa, solo una cosa, ecco, lì normalmente, difatti, qual è l'escamotage? Si dice, ah no, ma non si parla di Dio, si parla degli angeli. E allora mi viene da dire, cioè se io facessi così nelle mie traduzioni, immediatamente mi direbbero, ma tu cambi il significato a seconda di quel che ti fa comodo. Ecco, io non cambio il significato, dico che Elohim è Elohim, e invece mi accorgo che i cosiddetti detentori della verità, quando fa comodo dicono che Elohim è Dio, quando fa comodo dico che in realtà si parla degli angeli, in altri passi addirittura dice, ah no, ma lì con Elohim si intende i giudici umani. Vabbè, ma allora se facciamo così, signori miei, possiamo fare veramente quello che vogliamo. E infatti volevo proprio arrivare a quel punto, perché nella nota del passo che ho letto prima, qui spiega che gli Elohim, i figli di Dio, in realtà sono i sovrani, oppure delle potenze angeliche, mentre nel Salmo 82, dove ci sono gli Elohim che si radunano in assemblea e vengono ripresi grandemente dal loro capo per la loro malvagità, gli viene ricordato questi Elohim che moriranno, e nella nota c'è scritto che questi Elohim sono giudici, appunto, come hai detto tu. Quindi cosa, non lo so, hai già fatto il tuo commento. Capisci che il commento cioè, si fa da solo, va da sé. Cioè se io dico quello significa Dio, a meno che quando dice questo non significa più Dio, quando dice quell'altro non significa più Dio, quando mi fa comodo significa Dio. Beh, allora lo facciamo veramente con qualunque testo. Con qualunque testo. Certo. Guarda, volevo fare un passaggio veloce perché una delle cose che mi ha sempre veramente meravigliato, fin da bambino, devo dire, sulla Bibbia, e non mi raccapezzavo, e forse me la puoi spiegare tu. Allora, nel Genesi 5 dice: l'intera vita di Adamo fu di 930 anni, poi morì. L'intera vita di Set fu di 912 anni, poi morì. L'intera vita di Enos fu di 905 anni, poi morì. E va avanti a fare un elenco lunghissimo di patriarchi pre-antidiluviani che vivono quasi 1000 anni, e poi in quel passo che abbiamo letto prima dice: allora il Signore disse, il mio spirito non resterà sempre nell'uomo perché egli è carne e la sua vita sarà di 120 anni. Mauro, che cosa vuol dire questa cosa? Guarda, è interessantissimo. È interessantissimo soprattutto se si fa finta che sia vero ciò che c'è scritto. Allora, questo passo qui mi rendo conto che è difficile da accettare, no? Per la normalità degli studiosi, e quindi dicono, no, vabbè, ma lì cosa succede? Succede che in realtà bisogna dividere per 10 gli anni dei patriarchi, quindi 930 diventano 93 e così via, no? Allora io dico, benissimo, dove sta scritto che quelli vanno divisi per 10 e gli altri no?
Perché se allora dividiamo per 10 Abramo, dobbiamo dire che Abramo ha vissuto 17 anni. Se dividiamo per 10 Mosè, dobbiamo dire che Mosè ha vissuto 12 anni. La realtà è che gli autori biblici non si sono posti questi problemi, perché non avevano il problema di trasmetterci il messaggio che poi invece è stato successivamente costruito. Loro ci hanno raccontato la vita di quei patriarchi, perché? Perché quei patriarchi avevano un'alta, patriarchi adamiti, cioè discendenti dalla stirpe di Adamo, avevano un'alta componente di patrimonio genetico degli Elohim e quindi vivevano a lungo ed era normale così. Poi a un certo punto, come giustamente hai letto tu, gli Elohim intervengono, decidono di non dare più l'apporto del loro patrimonio genetico e difatti dal punto che hai letto tu in avanti basta vedere come la durata di vita di questi qui crolla progressivamente, passa a 600, 500, 400 fino ad arrivare alle vite di Abramo, Mosè, eccetera. Tra l'altro una cosa curiosa alla quale non si pensa, ma è un fatto veramente, secondo me, interessantissimo. Quando noi così ci viene voglia di fare i conteggi, diciamo allora Abramo è vissuto 900 anni, poi Set è vissuto, poi Enos, cioè il figlio, è vissuto. Ecco, ma non li dobbiamo aggiungere, li dobbiamo sovrapporre, perché Adamo produce Set quando ha 100 anni. Quindi quando Adamo ha 900 anni, Set ne ha 800. Cioè quando nasce Noè, Adamo era ancora in vita. Quindi questi patriarchi antidiluviani erano coevi, hanno condiviso secoli, si conoscevano. Questo è stupendo, perché facevano parte di un clan preciso. Poi a un certo punto, in questo clan preciso, gli Elohim hanno deciso di intervenire nuovamente fabbricando Noè, perché avevano bisogno di ristabilire una certa purezza genetica. Ma tutti questi patriarchi, questo è bellissimo, io me li immagino, che vivevano, come dire, assieme, perché è chiaro, no? Cioè voglio dire, se Set poi fa il figlio quando a sua volta lui 100 anni, semplifichiamo, quando nasce il nipote, Adamo è ancora vivo. E così è vivo quando c'è Enoch, l'altro patriarca antidiluviano, quello che andava avanti e indietro con gli Elohim e che poi gli Elohim se lo sono portato via. Insomma, ci sono tutta una serie di cose che sono fantastiche e che sono entusiasmanti molto di più quando si fa finta che la Bibbia sia vera, che non trasformarli in miti, allegorie, dove ciascuno inventa quello che vuole. Tra l'altro, per demistificare un po' il discorso teologico che viene fatto sulla Bibbia, sembra che la storia della Genesi, il primo libro, cominci con una bugia di questi Elohim, perché praticamente nel giardino dell'Eden ci sono due alberi, l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. E Dio dice, non potete toccare l'albero della conoscenza del bene e del male. Adamo ed Eva, fregandosene un po', mangiano il frutto, anche se erano stati minacciati di morte per quel gesto, poi però non muoiono, non muoiono affatto, quindi era simile, diciamo una piccola bugia che poi dove porta? La cosa bella secondo me di questo passaggio, perché ti volevo portare a parlare della creazione qui, è che vengono cacciati dal paradiso terrestre non come punizione, ma come prevenzione per il fatto che siccome hanno già attinto all'albero della conoscenza del bene e del male, Dio o gli Elohim sono spaventati del fatto che potrebbero avvicinare anche l'albero della vita. Ho capito male? No, non hai capito male. E qui c'è un dato curioso. Dio ha paura dell'uomo, facendo finta che Elohim sia Dio. Cioè, cosa vuol dire? Intanto che li minaccia, facciamo l'esempio, se Adamo ed Eva sono stati creati immortali, creati è già una parola assolutamente impropria, ma perché sono stati fabbricati con l'ingegneria genetica, ma diciamo sono stati fatti immortali. Come si può dire, se tu fai questo morirai? Ma loro non sanno che cos'è la morte, non hanno neppure il concetto, che minaccia è? Sarebbe un po' come se qualcuno dicesse a me, se fai questo piripacchio. E io dico, e che cos'è piripacchio?
Non conosco, non l'ho mai visto. Ok? Prima cosa. Seconda, non muoiono, nel senso che non è che li uccide, li manda via e difatti vivono per secoli. Terzo, in un commento di una delle Bibbie pubblicate dalle case editrici ebraiche, Mamash, la cito pure, c'è scritto che la morte di Adamo ed Eva non è una punizione. C'è scritto era la condizione normale dell'uomo, che essendo nato dalla terra, dalla materia, attraverso l'invecchiamento e il deterioramento non poteva che tornare da dove era arrivato. Lo dicono in assoluta tranquillità. È l'elaborazione successiva che ha instillato in noi la paura, ovviamente, del peccato, delle conseguenze del peccato e il senso di colpa, cioè noi moriamo perché siamo figli di due che hanno disubbidito. Intanto non è vero che siamo figli di quei due perché Adamo ed Eva non sono i progenitori dell'umanità, ma sono i capostipiti di una linea particolarissima e gli ebrei, posso dire anche giustamente, si considerano i discendenti, gli israeliti, diciamo così, discendenti diretti di quella linea particolare. Quindi semmai chi non è ebreo non fa parte e quindi comunque non sarebbe toccato dal peccato originale, che peraltro non c'è. E come giustamente hai fatto rilevare, l'allontanamento, più che una punizione, è la testimonianza della paura degli Elohim che dicono: adesso che questi qui hanno attinto a certe possibilità, diventano per noi ingestibili, quindi pericolosi, e quindi li allontanano. Perché se per caso avessero attinto anche alle pratiche che allungano la vita, per gli Elohim sarebbe stato un problema non più risolvibile. E quindi l'unico modo che avevano per prendere questo problema era allontanarli di lì in modo che non avessero più accesso al famoso Gan Eden, che significa giardino recintato e protetto posto in Eden, che tra l'altro, come è scritto nella Bibbia, aveva un solo ingresso. Quindi presidiando quell'ingresso nessuno poteva entrare. E loro, gli Elohim, ma pensiamo anche qui, Dio onnipotente, onnisciente, ha bisogno di fare che cosa? Di mettere un qualcuno che presidi l'ingresso in modo che dei semplici uomini, che erano poco più che delle bestioline, non potessero entrare e avere accesso alle pratiche che garantivano la lunga vita. Tu prima hai citato Gilgamesh, quindi tu sai che Gilgamesh andava alla ricerca della lunga vita come quella dei cosiddetti dei e sapeva bene che per avere la lunga vita, non l'eternità che non esiste neanche nella Bibbia, la lunga vita, non è che bisognasse mettersi in ginocchio o essere persona buona e chiederla, no, bisognava andare in un luogo preciso, perché se non si andava lì, la lunga vita non la si otteneva. Questo messo assieme ci dà l'idea di un luogo in cui si conoscevano e si praticavano certe tecniche, alle quali noi umani stiamo arrivando. Ecco, mi spieghi un po' più approfonditamente questo discorso della fattura dell'uomo, della fabbricazione dell'uomo in opposizione a appunto la creazione, nel senso che tu adesso hai citato l'ingegneria genetica, allora è una cosa che richiama tutto il discorso della tecnologia, che non voglio che tu fai perché non voglio nemmeno approfittare appunto del tuo tempo, però la tecnologia nella Bibbia, quindi la tecnologia, non so, delle macchine volanti, il sogno di Ezechiele, la visione di Ezechiele, eccetera, tutte queste cose. Però siccome siccome hai citato l'ingegneria genetica, proviamo a approfondire brevemente questo pezzettino qui. Sì, lo approfondisco cominciando subito con una fonte attendibilissima. Quando è stata clonata la pecora Dolly, ricorderai, in Scozia, ovviamente questo ha scatenato tutta una serie di problematiche che insomma, gli uomini di cultura conoscono molto bene dal punto di vista etico, scientifico, eccetera, perché si è detto ovviamente benissimo, siamo partiti con una pecora, presto arriviamo a clonare l'umanità.
quindi sono stati intervistati ovviamente medici, specialisti, genetisti, filosofi, teologi, sono stati intervistati anche rabbini ebrei. Il rabbino Safran, dottor Safran, docente di etica medica all'Università Ebraica di Gerusalemme, ha detto con una tranquillità che per noi è inimmaginabile, la clonazione, ma che problema c'è? La Bibbia la conosce da 4.000 anni. Loro lo sanno bene che la Bibbia parla di clonazione. E nella fabbricazione di Adamo ed Eva, se noi ci togliamo quelle fette, cioè tutti quei filtri che in questi secoli ci hanno messo davanti agli occhi, è chiaramente descritto un intervento di clonazione condotto in un laboratorio. Adamo viene sottoposto ad un addormentamento profondo, noi la chiamiamo anestesia. Poi gli Elohim prelevano un qualcosa che viene tradotto costola, ma in realtà significa parte laterale. Prelevano un qualcosa da una parte laterale di Adamo, chiudono la carne dove hanno fatto quel prelievo, ma tu pensa a Dio spirituale, onnisciente, onnipotente, che fa questa operazione. Qualcuno dirà pure no, ma chiaramente si tratta di una rappresentazione allegorica. Ma a chi poteva venire in mente una rappresentazione allegorica di questo tipo 4.000 anni fa? A nessuno. Soltanto a qualcuno che conosce e che ha visto queste cose. Quindi prelevano, chiudono la carne e con ciò che hanno fatto fabbricano Eva. Perché la fabbricano da lui. Tant'è perché doveva essere simile a lui, perché prima per risolvere certe sue esigenze gli hanno dato gli animali. Poi Dio onnisciente, dopo un po' di tempo, scusa mi viene da sorridere, ma dopo un po' di tempo si accorge che la compagnia degli animali non è sufficiente e anche qui i rabbini, i massimi commentatori ebrei dicono che Adamo, prima di avere Eva, ha avuto rapporti sessuali con tutti gli animali. La proibizione di avere, che erano lì nel Gan Eden, la proibizione di avere rapporti sessuali è nata solo dopo che ha avuto Eva. Tant'è che quando gli presentano Eva, lui fa un'affermazione che è straordinaria. Dice: questa volta è osso delle mie ossa e carne della mia carne. Gli ebrei che traducono in inglese, cioè quindi per le Bibbie pubblicate in Inghilterra, Stati Uniti, eccetera, scrivono finalmente queste ossa delle mie, come dire, le altre che mi avete dato prima non andavano mica bene. Questa è quella giusta, fatta con la clonazione. Ora, se noi per un momento riuscissimo a dimenticarci che quella frase lì è scritta nella Bibbia e potessimo fare un montaggio e metterla in una rivista scientifica, tutto il mondo direbbe: qui è stato descritto un atto di prelievo di cellule staminali da una parte laterale del corpo umano, e sappiamo che possono essere prese dalla costola, ma possono essere prese, e per lo più vengono prese dalla cresta iliaca, con un piccolo intervento chirurgico, con una piccola sutura, e le cellule staminali sono quelle polivalenti con cui poi si opera, sappiamo come. Se fosse in una rivista scientifica nessuno avrebbe dubbi. È nella Bibbia, dunque non è vero. No, io faccio finta che sia vero. Certo, questa cozza con la nostra idea che la storia sia solo progresso e si vada sempre solo avanti. Invece forse rileggendo i testi antichi in un certo modo scopriamo che in antichità c'erano delle conoscenze a tutti i livelli, di tutti i tipi, che nel tempo sono poi andate perdute e vanno solo riscoperte. Guarda, l'altro giorno, e poi dopo finisco, qui ho letto una cosa meravigliosa leggendo Giorgio Vasari, Le vite dei più eccellenti architetti, eccetera, eccetera, Okay, perché nel primo capitolo dedicato all'architettura lui parla del Porfido Rosso, egiziano. Allora dice che gli antichi romani che erano in grado di creare, e ci sono per esempio ai Musei Vaticani degli esempi meravigliosi con le tombe della moglie di Costantino, erano in grado di creare su questa pietra durissima dei bassorilievi, delle statue, delle cose di alto artigianato che quando lui scrive nel Rinascimento non sono più in grado di fare. Dice che possono fare solo con quella pietra lì, solo delle lamine pari, basta, e delle colonne, altrimenti non riescono. E quindi quella lì è una conoscenza che i romani avevano, che 1500 anni dopo è andata perduta,
Però qui c'è scritto, sono cose che in fondo a rileggere, a stare a leggere con attenzione questi testi che forse abbiamo letto 1000 volte, come la Bibbia, perché circola da migliaia di anni, si scoprono sempre delle cose nuove. E tu, Mauro, oggi, insomma, in tutto il lavoro che hai fatto in questi anni, ce l'hai fatto sicuramente vedere questa possibilità. Quindi grazie veramente, perché è stata una chiacchierata molto bella. Anche per me. Devo dirti, una chiacchierata molto piacevole, e ci siamo, come dire, ci siamo intesi proprio anche in questo scambio culturale che mi è piaciuto moltissimo, e ti ringrazio perché ho passato, non so neanche quanto tempo sia passato, non ho idea quanto è passato. Un po' meno di un'ora. Un po' meno di un'ora. Meno di un'ora, perché è letteralmente volata. Qualche progetto interessante qui per il prossimo? Allora, in questo momento io sto lavorando a questo mio canale che si chiama Il Vero Mauro Biglino, scritto tutto attaccato, un canale, non so come dire, aperto per gioco durante il primo lockdown, per mantenere insomma, i rapporti con le persone che sono interessate al mio lavoro. È un canale che parla di Bibbia, ma è esploso in niente, è esploso veramente, quindi ne approfitto tra l'altro per ringraziare tutti, sta crescendo ad una velocità impressionante, e quindi lì tutte le settimane metto dei video nuovi che faranno da base per una serie di progetti, anche di libri pubblicati in altre lingue, eccetera, che insomma stanno per partire. E quindi però in questo momento, visto che di nuovo qui in Italia siamo, ma non solo in Italia, siamo di nuovo fermi, ne approfitto per andare avanti un po' a tamburo battente con questo sistema di comunicazione, che tra l'altro è comodissimo, e quindi come primo progetto concreto c'è questo, per fortuna piace molto, però poi se ne stanno avviando degli altri. Bene. Mauro, grazie mille, buona serata e a presto. Grazie a te, ciao, e grazie a tutti quelli che avranno ascoltato. Ciao. Ciao.